Ciao a tutti, benvenuti su S-Talking, un canale di informazione che si occuperà di dare spazio a persone vittime di una peculiare forma di stalking. Ho deciso di non rivelare né la mia identità né quella degli intervistati per la sicurezza di entrambe le parti, ma in particolare per una certa insistenza da parte loro nel voler conservare anonimato. Le interviste, condotte prima del caricamento di questo primo video, sono aggiornate settimanalmente per tenere traccia delle variazioni delle condizioni mentali dei soggetti, con un occhio di riguardo ai loro livelli d'ansia che nell'attuale stato di quarantena per l'emergenza coronavirus si sono gradualmente aggravati. Restare in casa infatti non è per loro sinonimo di sicurezza e guardando questi video vi sarà facile, immagino, capire perché. Non so quanto ci sia di vero in quel che raccontano, e allo stesso modo non so quanto ci sia di falso. Quel che invece so per certo è che i loro casi sono insoliti, decisamente diversi da quelli di altre vittime di stalking. È a causa di questa loro natura, per la quale spesso non vengono presi sul serio, che non se ne parla. Potrebbe infatti essere tutta una messa in scena. Oppure forse succede che i soggetti vengano da subito etichettati come disturbati mentali, abbandonati al loro destino e i loro casi archiviati in partenza dalle forze dell'ordine e dai giornalisti? E i miei cari colleghi giornalisti non sentono il bisogno di parlarne, perché? Forse perché avvertono il rischio di un investimento di tempo e denaro infruttuoso? Se un caso è meritevole di attenzione, se c'è qualcosa che tutti devono sapere, il giornalista appassionato e serio deve fare in modo che si sparga la voce e che tutti prendano coscienza di quel che succede vicino a loro. E a mio avviso un alone di mistero attorno a questi casi c'è, qualcosa che sfugge all'occhio, qualcosa che non quadra sento esserci. Tuttavia preferisco dare a voi la possibilità di guardare con i vostri occhi e trarre le conclusioni che vi sembrano più plausibili. Vi chiedo di non essere affrettati nel giudizio e di osservare bene alcuni dettagli che hanno instillato in me il dubbio del forse forse, spingendomi ad aprire un canale ad hoc per divulgare i loro casi. Vi chiedo di farmi sapere, una volta visionati i video, cosa ne pensate e, se avete già sentito storie simili, di scriverlo nei commenti. Non mi sono presentato comunque. Io sono il reporter anonimo e se come presentazione lascia un po' a desiderare, spero di rimediare a questa sbavatura con quei contenuti che reputo tanto interessanti e che presto saranno a vostra disposizione per tentare di far luce su questi casi e su questi soggetti di cui più avanti conosceremo le storie. Vi aspetto al prossimo video, sempre qui su S-Talking.